Ciao, in questo video voglio mostrarti come poter modellare dei testi con lo strumento distorsione involucro di Illustrator. Andiamo subito a vedere le potenzialità di questo strumento e ciò che possiamo fare anche per le nostre grafiche personalizzate, ad esempio. Andiamo a scrivere un testo di prova utilizzando magari un carattere molto chiaro e netto come Open Sans, tipologia Extra Bold. Un esempio del genere. Dopodiché andiamo a disegnare un rettangolo accanto al testo. Andiamo a selezionare i due oggetti in questo modo. Dopodiché andiamo sul menu Oggetto, Distorsione involucro, Crea con oggetto in primo piano. Che cosa abbiamo fatto? Innanzitutto l'oggetto in primo piano era il rettangolo. Abbiamo fatto sì che il testo diventasse il rettangolo, però naturalmente sotto forma di livello testo. Quindi il testo è andato a occupare l'intera area del rettangolo, rimanendo appunto testo. Possiamo andare a vedere aprendo il livello, che è diventato un involucro. Se noi poi vogliamo andare a modificare il testo, possiamo fare doppio clic con lo strumento selezione, si aprirà il controllo, diciamo così, del livello involucro, come possiamo vedere dalla barra dinamica nella parte superiore, e poi con lo strumento testo possiamo andare a modificare la parola, il testo inserito. Questa è una prova che abbiamo fatto con il rettangolo. Proviamo a utilizzare adesso lo strumento distorsione involucro con, per esempio, una forma circolare, quindi un cerchio. Andiamo a scrivere qui il nostro testo. Andiamo a disegnare una figura circolare con il tasto Shift e il clic del mouse in modo da renderlo proporzionale nel suo ridimensionamento. Lo andiamo a porre al di sopra, assicuriamoci con il tasto Ordina che sia in primo piano e poi selezioniamo entrambi gli oggetti, cioè sia il cerchio appena disegnato sia il testo immediatamente al di sotto. E torniamo sul menu Oggetto, Distorsione involucro, Crea con oggetto in primo piano. Ed ecco che abbiamo disegnato il nostro testo all'interno della forma circolare, quindi sostanzialmente abbiamo rivestito la superficie dell'oggetto bidimensionale con il livello testo. Ed è qui che lo vediamo, livello involucro. Anche in questo caso, con un doppio clic, andiamo a rilevare il livello testo e poi con il livello testo selezionato, con lo strumento testo, selezionato, possiamo andare a modificare il testo con un'altra parola, un altro testo a nostro piacimento. Guardate cosa succede se andiamo a togliere delle lettere, la forma del cerchio naturalmente resta integra, ma il contenuto cambia a seconda del numero delle lettere. Poi, naturalmente, che cosa possiamo fare? Una volta che abbiamo deciso che il nostro testo è definitivo, la nostra forma è completa, la superficie è riempita in base alle nostre esigenze, possiamo andare a tracciare l'involucro, quindi selezionandolo, oggetto, espandi, oggetto e riempimento, ok. In questo modo non possiamo più naturalmente editare il testo, però possiamo per esempio andare a modificare lo stile delle singole lettere che ora sono tracciate, sono vettori, all'interno del testo, quindi all'interno della superficie. Per esempio in questo caso io ho selezionato la R e la V e posso andare a modificare il colore, come in questo caso. Stesso discorso se provassi ad applicare un testo su una superficie per esempio romboidale, quindi la figura bidimensionale di un rombo. Andiamo a scrivere il nostro testo. Accanto andiamo a disegnare un rombo. Come facciamo? Disegniamo un quadrato, col tasto Shift lo facciamo proporzionale, tasto Shift e clic del mouse.
Dopodiché con lo strumento rotazione e anteprima andiamo a dare una rotazione di 45 gradi, come in questo caso. Diamo l'ok. Tasto selezione, tasto destro, ordina, metti primo piano. Selezioniamo entrambi i livelli, quello del testo e quello della figura, e torniamo su oggetto, distorsione involucro, crea con oggetto in primo piano. Ed ecco creato il nostro testo all'interno della superficie del rombo, quindi bidimensionale rombo. Anche qui doppio clic se vogliamo cambiare il testo, se vogliamo decidere soltanto di inserire alcune lettere, determinate lettere. Quando abbiamo deciso che il nostro lavoro è terminato, siamo contenti del risultato, andiamo a tracciare la nostra figura tornando indietro dalla barra dinamica, oggetto, selezionato, oggetto, espandi. Adesso per esempio io voglio modificare soltanto la lettera centrale, andrò con lo strumento selezione diretta a selezionare solo la lettera centrale e ad applicargli un nuovo colore, come in questo caso. Naturalmente anche a seconda del tipo di font che utilizziamo per questo esperimento grafico avremo risultati diversi in termini visivi, di impatto visivo. Andiamo adesso invece ad applicare l'effetto di questo strumento con un altro strumento, cioè ottenere lo stesso risultato che otteniamo utilizzando lo strumento distorsione involucro con un altro strumento. Andiamo a fare la prima prova. Innanzitutto scriviamo un testo di 3 righe. Andiamo a disegnare un rettangolo stretto in questo modo. Magari lo facciamo colorato per rendere meglio l'effetto e soprattutto il processo di lavorazione. Dopodiché andiamo su effetto, 3D, estrusione e smusso. Andiamo ad applicare una rotazione personale. Bene, proviamo ad ottenere il risultato del genere applicando appunto una rotazione personale con questi parametri, 39 gradi, meno 39 gradi all'asse X, 00 all'asse Y e Z, quindi di profondità, con una prospettiva di 85 gradi e una profondità di estrusione, quindi una profondità dell'oggetto abbastanza sviluppata, in questo caso 833 punti, ma dipende molto dalla grandezza della figura, dalla grandezza del file di lavorazione, dell'interfaccia, insomma, da vari parametri, ma sostanzialmente questa è la direzione dell'oggetto sulla quale applicare poi l'effetto testo, il livello testo successivamente. Diamo l'ok. Bene, ora dividiamo in 3 questo testo, quindi le 3 righe, ognuno diventerà un livello testo da applicare poi su questa figura. Ora selezioniamo la nostra figura tridimensionale e andiamo a tracciare con espandi aspetto. Ora dobbiamo dividere quest'area in 3. Con lo strumento linee andiamo a segnare 3 linee. Spesse magari abbastanza da poterle distinguere. Andiamo a duplicare, la mettiamo qui in modo da distinguere una superficie prospettica con l'altra. Selezioniamo sia le linee che la nostra figura e con lo strumento crea forme, raggiungibile anche con la scorciatoia da tastiera Shift M, andiamo con il valore positivo dello strumento a fare un clic per ciascuna delle 3 aree e poi con Alt e clic del mouse andiamo a togliere, quindi eliminare le linee che non ci servono. Ora che abbiamo le 3 aree divise, andiamo a selezionare la prima figura, quindi separiamo le 3 figure tra loro. Selezioniamo il livello testo, andiamo su oggetto, distorsione involucro e
di nuovo crea oggetto in primo piano. Il testo rientrerà e coprirà l'intera superficie della prima delle 3 figure seguendo la prospettiva applicata grazie allo strumento 3D. Stessa cosa andiamo ad applicare per la seconda figura. Selezioniamo la seconda figura, assicuriamoci naturalmente che sia sempre portata in primo piano, selezioniamo il secondo livello testo, andiamo su oggetto, distorsione involucro, crea oggetto in primo piano. Ed ecco che il secondo testo prende la prospettiva della seconda figura, ricoprendone interamente la superficie. Andiamo a fare lo stesso discorso con la terza figura. Ordiniamola, portiamola in primo piano, selezioniamo anche il secondo testo, quindi tasto Shift andiamo a selezionare sia la figura sia il terzo livello di testo e poi menu oggetto, distorsione involucro, crea oggetto in primo piano. Ed ecco il nostro testo a più righe in prospettiva. Infine andiamo a vedere come applicare un effetto composto dallo strumento 3D e dal comando distorsione involucro con invece un oggetto sferico. In questo caso andrò a creare invece un livello di testo con le 3 righe. Ora creiamo un cerchio, dividiamolo a metà, quindi creando un rettangolo che parte esattamente dalla metà del cerchio. Assicuriamoci naturalmente di aver selezionato l'opzione guide sensibili. Selezioniamole entrambi e poi con lo strumento crea forme, CTRL ALT e clic del mouse andiamo a eliminare le parti dell'intersezione che non ci interessano, oppure possiamo utilizzare il pannello elaborazione tracciati sotto meno sopra per andare appunto a ottenere soltanto la metà che ci interessa. Il testo modello di prova lo andiamo a inserire nel pannello simboli, lo chiameremo testo, selezioniamo il semicerchio, andiamo su effetto 3D, in questo caso rivoluzione. Come parametri di configurazione di questo strumento per il nostro scopo, in questo caso appunto una sfera, possiamo utilizzare isometrica basso come posizione, lasciare anche di default questi parametri, bordo destro, e andiamo ad applicare la grafica. Apriamo il pannello simboli, associamo il livello testo creato, naturalmente settiamo geometria invisibile in modo da annullare il riempimento colore applicato in precedenza, e come possiamo vedere, spostando il livello di testo, sposteremo anche il livello di testo sulla superficie sferica della nostra forma tridimensionale appena creata, ingrandendo in proporzione, quindi sempre tasto Shift più clic del mouse, il livello testo sulla superficie sferica appena creata, vedremo spostarsi in proporzione anche il livello testo. Poi naturalmente possiamo decidere di posizionare diversamente la nostra sfera e avere un effetto del genere. Prima di tracciare la nostra figura, possiamo tornare sul pannello aspetto e andare a modificare ancora la rotazione, la posizione quindi della figura e del testo applicato sulla superficie sferica, a seconda di quelle che sono le nostre esigenze. Naturalmente, se non tracciamo la figura con il testo all'interno, tutti i ridimensionamenti, sia in difetto che in eccesso, modificheranno anche le dimensioni del testo all'interno della superficie o comunque sulla superficie sferica. Nel momento in cui andiamo a tracciare il tutto, il testo sarà proporzionale a tutti gli interventi di ridimensionamento. Ciao, grazie e alla prossima!